Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial andremo a terminare la composizione del nostro twin set. Nella prima parte abbiamo realizzato il maglioncino Sara e in questa seconda parte andremo a terminare il twin set con la realizzazione del cardigan. Per quanto riguarda il cardigan ho usato un totale di 360 grammi di filato, ovviamente con la mia mano e con le mie misure. Se voi dovete modificare le misure o volete anche modificare le maniche, quindi volete lavorare anziché col punto traforato, volete lavorare tutto punto alto in modo tale da mantenere il capo un po' più caldo, vi consiglio di acquistare del filato in più. Detto questo, adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi il nostro tutorial. Per quanto riguarda invece il numero di catenelle da avviare per eseguire il nostro cardigan o il nostro giacchino da indossare sopra al top down che abbiamo fatto la volta scorsa, quindi del twin set Sara, consideriamo come partenza sempre le 126 catenelle. Per quanto riguarda il multiplo di questa lavorazione non consideriamo per adesso nessun multiplo perché tanto andremo a lavorare dei giri di andata e ritorno semplicemente a punto alto. L'inizio lo facciamo comunque identico al top down che abbiamo fatto la volta scorsa, quindi prendendo le nostre 126 catenelle ho riprodotto lo stesso grafico, ovviamente spezzando la parte del davanti perché dobbiamo fare lo sprone rettangolare però aperto, quindi andremo a modificare le catenelle per quanto riguarda la parte del davanti del nostro lavoro. Quindi dal 43 che avevamo per quanto riguarda il top down Sara, prendiamo quindi il 43, lo dividiamo per 2, viene 21,5. 21,5 non può essere riportato perché la mezza maglia non si può fare, quindi io considero per il davanti un punto in più, quindi anziché fare 21 catenelle andrò a farne 22 per le due parti della parte del davanti del nostro lavoro. Quindi le maglie da 126 adesso sono 127, quindi andiamo ad avviare un totale di 127 catenelle. Una volta eseguite le 127 catenelle o le catenelle che avete deciso di avviare, mi alzo ulteriormente con una catenella per avviare quindi il giro di lavorazione. Entro quindi nel secondo punto subito dopo l'uncinetto, quindi nel primo punto da lavorare, e lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da formare il primo punto alto della nostra lavorazione. Stiamo partendo quindi dalla parte relativa del davanti, quindi adesso andremo ad avviare, quindi a lavorare un totale di 22 punti alti. Quindi il primo l'abbiamo fatto e andiamo a lavorare su ogni punto sottostante delle maglie alte per un totale quindi di 22 punti alti. 2, 3, 4, 5 e andate avanti così fino a raggiungere 22 punti alti. Eseguite le 22 maglie per la parte del davanti, andiamo a eseguire 2 catenelle di separazione dove poi andremo a fare i nostri aumenti per il nostro raglan. Quindi senza saltare punti andiamo nel punto successivo e andiamo a lavorare i punti relativi alle spalle. Quindi io ho deciso di mettere 20 punti, quindi andrò a lavorare 20 punti alti. Il primo l'ho già fatto e quindi vado a fare gli altri di seguito punto su punto per un totale quindi di 20 punti. Se avete difficoltà a individuare l'aumento potete tranquillamente inserire un marcapunti.
eseguite le 20 maglie per il punto spalla, vado a eseguire nuovamente 2 catenelle di separazione, dopodiché lavoro le maglie relative al dietro, quindi 43 punti. Una volta che ho lavorato i 43 punti alti, vado a ripetere nuovamente le 2 catenelle per avere il mio aumento, dopodiché le 20 maglie alte per il secondo punto spalla, quindi altre 2 catenelle, e poi le 22 maglie alte per finire la parte del nostro davanti. Quindi una volta che avete eseguito le 2 catenelle, per comodità potete tranquillamente inserire un marcapunti e andate avanti così, quindi a finire il primo giro. Ho terminato la mia riga, questo è il mio sprone, quindi qua per il davanti ho 22 punti alti e 22 punti alti, per i 2 punti spalla 20 punti per lato, e sul dietro ho un totale di 43 punti alti. Diciamo che questa è stata la parte più difficile del nostro lavoro. Da qui in poi il lavoro è veramente molto semplice, perché andremo a lavorare punto su punto i punti alti. Quindi una volta che ho terminato la mia riga, mi alzo semplicemente di una catenella per voltare la lavorazione e vado a lavorare punti alti punto su punto fino ad arrivare dove ho i marcapunti e andrò ad eseguire i miei aumenti. Un attimo che metto a fuoco così vi faccio vedere bene. Ecco qua, vado nel primo punto disponibile, eseguo un punto basso sormontato da un altro punto basso, e questo è il primo punto alto. Dopodiché vado a lavorare semplicemente punto alto su punto alto sottostante fino ad arrivare, come ho detto, al marcapunti. Sono arrivata quindi al marcapunti, vado a rimuoverlo e vado a lavorare il mio aumento, che consiste in un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto all'interno delle 2 catenelle. Se avete difficoltà potete comunque sempre mettere il marcapunti all'interno del vostro aumento. Dopodiché il lavoro procede come al solito, quindi punto alto su punto alto fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Arrivati quindi al marcapunti, vado a fare il mio aumento lavorando quindi un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto all'interno delle 2 catenelle. Questo andrò a farlo quindi per tutto il mio secondo giro. Ho terminato anche questo giro, adesso mi alzo come fatto in precedenza solo con una catenella per voltare la lavorazione, dopodiché lavorerò nel primo punto un punto basso sormontato da un altro punto basso per ottenere il punto alto. Da qui in poi lavorerò punto alto su punto alto fino ad arrivare al marcapunti, dove andrò a realizzare il mio aumento. Nell'aumento andrò a fare un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, quindi andremo a lavorare i giri di andata e di ritorno a punto alto, inserendo sempre gli aumenti, fino ad ingrandire il nostro sprone, fino ad arrivare a raggiungere il nostro sottomanica. Quindi adesso andiamo avanti nello stesso modo, ci vediamo dopo. Sono arrivata alla sottomanica e vi dico subito le mie misure. Per quanto riguarda quindi il sottomanica ho 19 centimetri,
Mentre per quanto riguarda la misura del dietro, il davanti è un leggermente più grande, ho 51 centimetri. Per arrivare ad avere una misura comoda per quanto riguarda il cardigan da poter portare sopra la maglietta, vi consiglio di prendere la vostra maglietta, il vostro maglioncino, e contare quanti giri avete fatto ad arrivare al sottomanica. Dopodiché aggiungete un paio di giri in più per realizzare il vostro cardigan. Quindi, contando i giri che ho lavorato sul mio maglioncino, vi dico che ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 giri. Per il cardigan ho fatto 24 giri, 2 giri in più, così siamo sicuri che il nostro cardigan può essere indossato facilmente sopra il nostro maglioncino. Una volta che siete arrivati quindi alla lunghezza del sottomanica, adesso andiamo a unire le due parti. Andiamo a mettere anzitutto i due marcapunti in modo da bloccare il davanti con il dietro sia da un lato che dall'altro. Dopodiché noi ci troviamo quindi sul davanti, andiamo avanti a lavorare sino ad arrivare al marcapunti. Quindi vado a lavorare normalmente i nostri punti punto su punto. Carico un punto basso sormontato da un altro punto basso per il primo punto alto, come abbiamo sempre fatto, dopodiché lavoro semplicemente punto su punto sino ad arrivare al marcapunti. Una volta arrivati in prossimità del marcapunti, non ci resta altro che unire i due pezzi. Potete, se volete avere ulteriormente la maglia leggermente più allargata, quindi la parte relativa alla manica un po' più morbida, potete semplicemente fare un punto basso su ogni aumento, quindi un punto basso nel primo aumento e un punto basso nel secondo, in modo tale da aver unito il davanti con il dietro, ma avere anche allargato un pochino la vostra manica. Se invece non avete necessità di allargare ulteriormente la vostra manica, vi basterà fare semplicemente come fate abitualmente, quindi sovrapponete le due parti relative all'aumento, quindi alla manica, e lavorate due punti alti all'interno quindi del vostro aumento, in modo tale quindi da unire il davanti con il dietro. Dopodiché proseguite con i punti alti normalmente, quindi lavorate punto su punto. Ricordatevi però che quello che avete fatto su una manica dovete farlo anche sulla seconda. Quindi se avete allargato la manica dovete allargare anche la seconda manica nello stesso modo. Dopodiché proseguite punto su punto sino ad arrivare al prossimo marcapunti. Sono arrivata nuovamente al secondo marcapunti e quindi, come ho detto, vado a fare esattamente quello che ho fatto prima. Vado a sovrapporre le due parti e all'interno di entrambi gli aumenti lavoro due punti alti, 1 e 2, e poi proseguo punto su punto. Ecco che abbiamo unito quindi il davanti col dietro. Ecco come appare quindi il lavoro una volta che abbiamo unito il davanti col dietro. Vi consiglio, prima di procedere con la lavorazione per quanto riguarda l'allungamento del vostro cardigan, di provarvi il vostro capo addosso sopra il maglioncino, in modo tale che se dovete ingrandire o diminuire
la dimensione del vostro cardigan, perché è troppo grande o troppo piccolo, non avete troppi giri da disfare, quindi troppo lavoro da disfare. Detto ciò, adesso da qui in poi proseguite sempre in giri di andata e di ritorno fino a raggiungere più o meno il punto sotto al seno, perché poi, per quanto riguarda quindi la parte relativa al bacino, andremo a riprendere la lavorazione che abbiamo fatto sul nostro maglioncino. Se invece non volete riprendere la fantasia del maglioncino e volete mantenere questa lavorazione, vi basterà proseguire quindi in giri di andata e di ritorno lavorando a punto alto fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace. Detto ciò, io adesso proseguo ancora per un po', dopodiché vi faccio vedere come estrapolare nuovamente il punto fantasia. Quindi una volta che siete arrivati all'altezza del sottoseno o un po' di più, dipende dai vostri gusti, adesso andiamo a proseguire con la lavorazione del punto fantasia. Io vi dico quanto sono andata avanti come misura, partendo dal punto spalla andando fino alla fine della lavorazione ho 37 cm. Da qui in poi quindi provvederò con l'allungamento del mio cardigan con il punto fantasia. Adesso andiamo a lavorare il nostro punto fantasia nella parte sottostante della lavorazione. Per fare ciò dobbiamo tenere in mente che il multiplo di lavorazione sarà di 5 più 2 perché stiamo lavorando in linea, in modo tale da iniziare e finire il giro con lo stesso punto. Io in questo momento ho un totale di 183 punti alti e quindi andrò semplicemente a fare una diminuzione. Se voi ne avete di più o di meno, potete andare avanti facendo un ulteriore giro a punto alto, facendo quindi o delle diminuzioni o degli aumenti. Io quindi adesso vado semplicemente a fare una diminuzione, dopodiché andrò avanti con il punto fantasia. Per fare solo una diminuzione andrò a mettere un marcapunti nella parte del dietro della lavorazione in modo tale da ridurre di una maglia la parte retro. Quindi vado a piazzare il mio marcapunti e andrò a lavorare il mio giro lavorando punto su punto i punti alti. Arrivata al marcapunti andrò a lavorare 2 maglie insieme. Adesso vi faccio vedere come si fa la diminuzione. Ho lavorato punto su punto i miei punti alti, adesso sono arrivata in prossimità del mio marcapunti. Il marcapunti, come ho già detto, l'ho messo alla metà della mia schiena, quindi nel centro dietro. Vado a rimuovere il marcapunti e per fare la diminuzione vado a lavorare un punto alto non chiuso. Carico il filo, vado nel punto successivo, lavoro un altro maglia alta, un altro punto alto non chiuso. Dopodiché carico il filo sull'uncinetto e chiudo le 3 asoline insieme. Ecco che i punti da 2 sono arrivati ad 1. E procedo punto su punto fino a terminare il mio giro. Se invece voi avete deciso di fare degli aumenti, vi basterà semplicemente fare punto alto e un altro punto alto all'interno dello stesso punto, in modo tale quindi da fare gli aumenti. Una volta che avrete terminato il vostro giro, saremo pronti quindi per eseguire il giro del punto fantasia. Terminato il giro, andate a voltare la lavorazione e andiamo a fare quindi il nostro punto. Lavoriamo un punto basso, sormontato da un altro punto basso, in modo tale da avere così il primo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nello stesso punto vado a lavorare un altro punto alto. 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto, nel punto successivo vado a lavorare una coppia di punti alti. Una catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, nel quarto punto lavoro una coppia di punti alti. 2 catenelle di separazione, carico il filo,
nel punto successivo lavoro la seconda coppia di punti alti, una catenella di separazione e ripetiamo. Quindi carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, nel quarto lavoro una coppia di punti alti, 2 catenelle di separazione, nel punto successivo la seconda coppia di punti alti, catenella di separazione e ripeto. Questo è quello che devo fare per tutta la mia riga. Al termine del nostro giro voltiamo la lavorazione. Adesso andremo a ripetere il primo giro lavorando sempre i ventaglietti, però all'interno dei ventaglietti sottostanti. Quindi io mi trovo con l'uncinetto all'inizio della lavorazione, vado semplicemente con i punti bassissimi a camminare fino ad arrivare all'interno del mio primo ventaglietto. Dopodiché blocco il filo e inizio il mio ventaglietto. Posso iniziare il primo punto facendo un punto basso sormontato da un altro punto basso, come ho sempre fatto, oppure anche solo le 3 catenelle. Io ho iniziato col punto basso, quindi incomincio nuovamente col punto basso sormontato da un altro punto basso. Realizzo poi il secondo punto alto sempre all'interno del ventaglietto sottostante, 2 catenelle di separazione e nuovamente una coppia di punti alti all'interno del ventaglietto. E questo è il primo ventaglietto terminato. Catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, vado direttamente nel ventaglietto successivo e lavoro la mia prima coppia di punti alti, 1 e 2. 2 catenelle di separazione e la seconda coppia di punti alti, 1 e 2. Catenella di separazione e ripeto. Questo è quello che devo fare per tutto questo giro e nei giri successivi. Ho eseguito circa 3 giri di questo punto, dopodiché ho terminato il mio gomitolo, però mi fermo qua con l'orlo perché ancora non so se lo voglio fare lungo o corto, per cui adesso andiamo a vedere insieme come fare le maniche. Io una l'ho già fatta, adesso andiamo a fare la seconda insieme. Per eseguire la manica andiamo subito a lavorare poi con il punto fantasia, quindi abbiamo bisogno che il multiplo di lavorazione, in questo caso che andremo a lavorare in tondo, sia di 5 maglie. Quindi andiamo per prima cosa a contare quante maglie alte abbiamo sul giro manica, dopodiché andiamo ad eseguire un giro punto alto punto su punto aggiungendo gli aumenti o le diminuzioni. In questo caso vi consiglio di fare degli aumenti perché il punto fantasia tende un po' a stringere la lavorazione. Vi prendete proprio la vostra maglia dove avete lo scalfo e andate proprio a contarvi i punti che avete sul vostro giro manica. Quindi io qua ho messo un marcapunti che corrisponde al centro del mio sottomanica dove ho fatto l'unione del davanti e del dietro, ho messo quindi il marcapunti. Questa è l'apertura dove dove abbiamo fatto gli aumenti e questi sono i punti, quindi noi andiamo a contare i punti alti. Nel mio caso ho un totale di 66 punti alti, quindi dovrò fare 4 aumenti in totale e portare il mio numero da 66 a 70 in modo tale da ottenere quindi il mio multiplo di 5. Il primo aumento lo andrò a fare semplicemente eseguendo il primo punto alto dove ho il marcapunti, ossia nel punto di incontro tra il davanti e il dietro, quando abbiamo fatto l'unione dei due pezzi. Le altre 3 maglie alte andrò a farle sul colmo della manica. Ovviamente il numero di aumenti dovrete deciderlo voi in base alle maglie che avete sul giro manica in totale. Dopodiché gli aumenti andrete a farli sempre sul colmo della manica. Anzitutto, per iniziare la lavorazione dovete rispettare il giro di lavorazione. Siccome abbiamo fatto i giri di andata e di ritorno,
Anche qui nel primo giro, che dovrà essere fatto con punti alti, andremo a rispettare quindi il senso di lavorazione. Come vedete, in questa parte dovete prendere la barretta e il punto. Se il punto lo trovate leggermente spostato verso destra, significa che dovrete voltare la lavorazione. Quindi in questo caso dovremo iniziare all'interno della lavorazione, in questo modo, dove avete quindi il punto leggermente spostato verso sinistra rispetto alla nostra barretta, e questo è il senso giusto di lavorazione. Adesso prendiamo quindi il nostro filato e realizziamo il primo cappietto. Una volta realizzato il nostro cappietto, puntiamo l'uncinetto nel centro della manica dove ho il mio marcapunti, quindi nel sottomanica. Vedete che i punti qua sono 4, quindi 1, 2, 3 e 4, perché corrispondono all'accavallamento dei punti. Facciamo passare il nostro cappietto, dopodiché lo fermiamo con un punto, una catenella con un punto bassissimo. Dopodiché in questo punto andiamo a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso che corrisponde quindi al primo punto alto. Questo è già un aumento perché noi abbiamo considerato, per contare i punti alti, i punti che sono all'estremità del punto centrale, quindi questo, abbiamo saltato tutto questo e abbiamo contato da questo punto qua. Quindi da qui in poi lavoro punto su punto i miei punti alti sino ad arrivare ai marcapunti dove andrò a fare i miei aumenti. Sono arrivata in prossimità del marcapunti, vado semplicemente a rimuovere quindi il marcapunti e lavoro nello stesso punto una coppia di punti alti, 1 e 2, quindi nello stesso punto, ed ecco che ho creato il secondo aumento. Dopodiché lavorerò nuovamente punto su punto sino ad arrivare ai prossimi marcapunti dove farò i miei aumenti. Una volta terminata la nostra riga andiamo semplicemente a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Dopodiché voltiamo per l'ultima volta la lavorazione, perché da qui in poi lavoreremo i giri in tondo. A questo punto entriamo nel punto sottostante. Se siete più comodi fate la catenella per alzare un pochino il lavoro. Fate quindi un punto a basso sormontato da un altro punto basso e nello stesso punto lavorate il secondo punto alto. Dobbiamo praticamente riprendere la lavorazione che abbiamo fatto sull'orlo. 2 catenelle di separazione, nel punto successivo la coppia di punti alti, una catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, nel quarto lavoro la mia prima coppia di punti alti, 2 catenelle di separazione, nel punto successivo la seconda coppia e vado a ripetere questo per tutto il giro di lavorazione. Terminato anche questo giro andate semplicemente a chiudervi con un punto bassissimo nel punto del vostro ventaglietto successivo, nel primo punto. Dopodiché per il secondo giro facciamo come abbiamo fatto per l'orlo, per cui dobbiamo spostarci semplicemente con delle catenelle, quindi con dei punti bassissimi, fino a portare l'uncinetto nella parte centrale del ventaglietto. Dopodiché vado a lavorare normalmente il mio punto basso sormontato da un punto basso o con le 3 catenelle se voi avete fatto le 3 catenelle. Secondo punto alto, 2 catenelle di separazione e nuovamente una coppia di punti alti all'interno sempre del ventaglietto sottostante. Come vedete la lavorazione procede sempre nello stesso modo, quindi catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto,
Vado nel ventaglietto successivo ed eseguo la mia prima coppia di punti alti. 2 catenelle di separazione e la seconda coppia di punti alti. Questo è quello che dovrete fare per tutto il giro e per i giri successivi fino ad arrivare alla lunghezza della vostra manica. Ho terminato di eseguire entrambe le maniche, dopodiché ho deciso di riprendere un pochino la parte relativa all'orlo. Ho fatto un totale di 5 giri perché non voglio che il cardigan sia troppo lungo, in modo tale che quando lo indosso sopra il maglioncino, nella parte dell'orlo si vede poi il maglioncino. La misura, partendo dal punto della spalla, per quanto riguarda la lunghezza del mio cardigan, è di 43 cm. Ovviamente se voi volete il cardigan più lungo, vi basterà andare avanti con le righe di lavorazione. Invece, per quanto riguarda la scollatura, non sono andata a fare rifiniture, ma l'ho lasciata così com'è. Adesso vi faccio vedere il capo indossato per intero, sia il maglioncino che il cardigan, sul manichino. Ed ecco terminato il cardigan. Come vedete, io solo per farvelo vedere chiuso ho posizionato un marcapunti nella scollatura. Se voi lo preferite chiuso, io onestamente lo lascerò aperto, potrete inserire degli alamari oppure se lo volete completamente chiuso potete cucire una zip. A voi la scelta. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un bel like sotto il video, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Se vi va potete tranquillamente condividere il mio video sui social e condividere il mio profilo di YouTube con i vostri amici. Io come sempre vi mando un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!